Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. A scuola di homeschooling è questo corso che la Federazione Educazione Istruzione Parentale, la FEIP, sta erogando sul proprio canale YouTube. È uno dei contenuti che la federazione, la prima in Italia, che raccoglie idealmente le varie realtà parentali che esistono, sta fornendo a coloro che la seguono. Vi invito a seguirci non solo su questa piattaforma, ma anche sul sito web, e io sono un appartenente al comitato direttivo di questa associazione. Mi occupo in particolare della gestione dell'ambito dedicato alla ricerca scientifica, e quindi sto tenendo nel corso di queste settimane alcune lezioni che vogliono proprio invitare le persone che hanno deciso di intraprendere un percorso del genere a stare attente a ciò che la letteratura scientifica è stata in grado di dimostrare e di confermare nel corso degli ultimi anni, ma anche di smentire. Ecco, oggi parleremo esattamente di alcuni studi oppure alcune idee malsane che erano presenti nell'opinione comune fino a qualche tempo fa e che però sono state poi banalmente smentite da ricerche molto più serie che sono state condotte nel corso del tempo e che sono state pubblicate anche regolarmente referate sulle riviste scientifiche, però studi di alta qualità. Ecco, parleremo proprio di quelli più seri, di quelli che hanno potuto stabilire dei paletti e che hanno condotto delle ricerche significative a livello statistico. E per fare tutto questo dobbiamo anche vedere insieme alcuni punti che ho scritto appositamente per voi e che ho selezionato e pubblicato su un documento. Infatti adesso comparirà proprio questo documento e tra l'altro in fondo alla pagina notate che è indicato un indirizzo, un link. Bene, potete andare a visitare questo sito, non è altro che la mia newsletter, ma senza bisogno di doversi iscrivere o di doversi abbonare, sono presenti appunto contenuti relativi proprio al mio articolo scientifico che ha a che fare proprio con una messa in ordine della letteratura scientifica che riguarda appunto l'istruzione parentale nel mondo e in particolare quella in Italia. E vengono confrontate la situazione italiana con le evidenze scientifiche pubblicate appunto in letteratura. Se voi andate su questo collegamento potete andare appunto a recuperare i vari studi originali che poi ho utilizzato come bibliografia in questo articolo, che è il primo che appunto presenta una revisione sistematica della letteratura sull'argomento che vi ho appena citato. E oggi andremo appunto a vedere di che cosa ci ha regalato, ci ha fornito la letteratura scientifica, e sono indicazioni pratiche alla fine, perché tutto ciò che è stato dimostrato dagli studi poi naturalmente hanno anche una ricaduta pratica su coloro che portano avanti delle realtà e delle situazioni del genere. Vediamo insieme il primo punto e leggiamo che più la pedagogia è strutturata alla maniera della scuola, più la preparazione dei discenti è alta. Che cosa ha dimostrato la revisione internazionale più recente, che risale al 2020 proprio a riguardo di questo argomento? Innanzitutto bisogna registrare che spesso coloro che intraprendono una situazione di realtà parentale, un'istruzione parentale in famiglia a casa, passano da un'istruzione e un metodo formale simile a quello della scuola ad un sistema invece più astrutturato. Che cosa significa? Significa che si parte a bomba cercando di imitare quelli che sono i programmi scolastici, quello che è l'ambiente scolastico, il metodo di istruzione fornito dalla scuola, quindi con la suddivisione delle materie, con i compiti che vengono assegnati in assenza poi del genitore, che quindi il discente deve portare avanti in autonomia e via discorrendo. Poi però si arriva a un certo burnout, lo stress aumenta a dismisura da parte dei genitori, specialmente delle mamme, perché statisticamente sono le mamme che si occupano di più di questi ambiti familiari,
E allora per ridurre lo stress, a mano che il bambino cresce, si arriva a dei sistemi molto meno strutturati, quindi si abbandona quel controllo forse anche eccessivo che si cercava di avere prima alla maniera della scuola e allora si cerca dall'altro lato di valorizzare le opportunità educative che sono insite ovunque. Questo non è negativo, anzi, possiamo fare riferimento alla cosiddetta educazione diffusa nei territori. Ciò significa che è necessario ed è molto utile valorizzare le prospettive, le possibilità pedagogiche che esistono e che insistono su tutto il nostro territorio. In qualunque modo sia organizzato, qualunque sia la struttura urbana, ovunque sono presenti delle possibilità pedagogiche e quindi l'adulto deve essere in grado di capire dove possono essere presenti degli insegnamenti utili per i ragazzi. E questo solitamente viene fatto dagli homeschooler più attenti, molto meno ai noi viene invece portato avanti proprio dalla scuola istituzionale. E allora ci si muove contemporaneamente da esperienze che vengono guidate dal bambino a esperienze che vengono fondate su delle risorse esterne a mano appunto che il bambino cresce. L'ideale sarebbe coniugare queste due istanze, quindi soddisfare la voglia di conoscenza che ha il bambino, che ha la bambina, coniugando tutto questo con le risorse che vengono fornite dall'ambiente. Naturalmente queste risorse però devono essere conosciute dalla famiglia e in che modo lo vedremo andando avanti. Si è registrata una tendenza che ormai è innegabile, ovvero è addirittura endemica la tendenza di misurare negli individui sottoposti all'istruzione parentale dei rendimenti scolastici più alti rispetto agli altri. In che cosa soprattutto? Bene, più alti nel linguaggio, quindi nella capacità di utilizzare la propria lingua madre, però anche più bassi nella matematica, sicuramente per una scarsa, per una carente preparazione che solitamente i genitori hanno nelle scienze del calcolo. Questo avviene in particolar modo proprio in Italia. In Italia si registra questa tendenza e pare che non ci sia nulla da fare. È chiaro che se i genitori sono poco portati e sono poco preparati in una materia, se non dispongono di altri tutori, di altri educatori, ecco, si rischia che i bambini portino avanti le stesse carenze. Questo naturalmente è da evitare, non possiamo condannare i nostri figli a delle carenze che noi ci portiamo avanti da una vita. E allora dobbiamo riconoscere dove manchiamo e dobbiamo quindi sopperire a questi vulnera facendoci aiutare naturalmente da persone più competenti. A livello generale, però, più la pedagogia utilizzata in famiglia è strutturata, più i risultati accademici superano addirittura la media in confronto alla popolazione che da un punto di vista demografico è paragonabile e che frequenta la scuola pubblica. E viceversa però, quindi meno la pedagogia utilizzata nell'istruzione parentale è strutturata, meno allora gli individui homeschooled superano appunto i propri pari che frequentano la scuola pubblica. Quindi questo è un dato importante. Abbiamo una risorsa in più rispetto a chi non è sottoposto all'istruzione parentale, perché se noi strutturiamo in maniera intelligente la nostra pedagogia, allora facciamo raggiungere i risultati che sono migliori. È una statistica, quindi vuol dire che da qua non si scappa, in media funziona così in tutto il mondo. Strutturare cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo assolutamente evitare il fenomeno dell'unschooling. Unschooling vuol dire che il bambino è libero di fare quello che vuole, è libero di andare alla ricerca delle conoscenze che vuole senza alcuna guida dall'alto, senza che vengano raggiunti poi degli obiettivi al termine di
di ciascun anno, perché quello che il bambino sente, quello che il bambino vuole fare, alla fine è la cosa giusta e quindi bisogna lasciare libero adito alla sua creatività. No, certamente bisogna lasciare adito alla creatività, però dall'altra parte il genitore deve raggiungere degli obiettivi, si deve dare degli obiettivi e deve appunto strutturare in maniera intelligente la pratica di istruzione parentale che porta avanti, perché solo così si ottengono risultati migliori e risultati anche accettabili rispetto agli altri. E poi passiamo a una questione veramente vexata, una vexata question, quella della socializzazione. La socializzazione tra pari va adeguatamente salvaguardata. Questa è un'indicazione pratica che dobbiamo dare ai genitori homeschooler, ma ecco, la socializzazione di per sé, se appunto è salvaguardata, se non si relegano i bambini soltanto alle quattro mura di casa, soltanto alla nostra famiglia, eccetera, allora anche in questo caso abbiamo dei risultati ottimi. Naturalmente dipende dalla famiglia. Se la famiglia è in grado appunto di garantire una socialità adatta per quell'età alla figlia, al figlio, allora i risultati saranno davvero eccezionali. Come dobbiamo intendere la socializzazione? Saper agire nella società, confrontarsi con l'altro per autoeducarsi. A questo serve la socializzazione nell'età scolare. Confrontandomi con gli altri bambini, con quelli che sono più piccoli, con le persone che sono più grandi, mi autoeduco, imparo come ci si comporta a livello sociale e quindi dipende tutto questo dagli scopi che muovono i genitori nell'aver intrapreso la pratica di istruzione parentale e dalle azioni quindi che si intraprendono nel corso di questa attività. Se si garantisce la socializzazione, questo punto non costituisce un elemento di differenza rispetto ai canonici percorsi nella formazione dell'individuo. Quindi non c'è assolutamente alcuna differenza. E questo sia che l'istruzione parentale avvenga in realtà simili alle scuole oppure in abitazioni, dove magari c'è la didattica impartita dai genitori oppure da altri insegnanti, sia che il bambino sia da solo, sia che faccia istruzione parentale con altre persone, in ogni caso la socializzazione va garantita, quindi è un qualcosa che va al di là delle modalità in cui si struttura l'insegnamento vero e proprio. C'è da dire che l'istruzione domiciliare, ovvero quella che avviene a casa, è particolarmente vantaggiosa nei primi anni di vita. Anche questo è stato misurato perché si diviene più proattivi nel processo di apprendimento e idealmente in potenza questo sistema è in realtà quello preferibile, dovremmo dire, per tutti, se tutti i genitori fossero in grado di portare avanti situazioni del genere, perché avremmo dei curricula, delle tecniche pedagogiche personalizzate ad hoc per ciascun individuo, cosa che mai si potrebbe fare naturalmente nelle classi scolastiche. E quindi a maggior ragione, ecco, in quel caso, essendo istruzione domiciliare che avviene a casa, bisognerebbe quindi con altre attività garantire la socializzazione di questi individui. Chi sono solitamente gli individui homeschooled, coloro che seguono l'istruzione parentale? Bene, dalle ultime attestazioni disponibili che abbiamo, dobbiamo dire che non ci sono differenze di genere nella popolazione giovanile che è coinvolta, quindi è un qualcosa che va bene assolutamente sia per le bambine, sia per i bambini, per le ragazze e per i ragazzi. E poi si è anche visto che non vi sono differenze nella salute fisica fra chi studia a casa o chi studia non nelle scuole istituzionali e chi invece frequenta la scuola pubblica. Di solito non si trascura ecco, lo sport nel proprio stile di vita e questa è un'altra indicazione che dobbiamo dare, quindi assolutamente evitare che si studi e basta e che poi non si frequenti qualche attività sportiva e che non ci si muova
nell'ambiente, nella natura. D'altro canto, tuttavia, chi frequenta una realtà parentale è sensibilmente, quindi significativamente, più protetto nella stabilità emotiva. Questo è un qualcosa che dobbiamo segnarci. I nostri figli che seguono una istruzione parentale emotivamente di solito sono più forti rispetto a coloro che invece non seguono una situazione del genere. È certo che sono più seguiti dai genitori, dai tutori, si sentono anche maggiormente compresi, magari maggiormente considerati nel loro percorso di apprendimento, non sono 1 su 30 come invece avviene in una classe scolastica, e questo è utile anche a livello emotivo per il futuro. Stiamo crescendo in questa maniera degli adulti più stabili proprio emotivamente, e questo naturalmente è molto importante, specialmente per la società che saranno poi chiamati a vivere. Ecco, a proposito di crescita e a proposito di società, fino a quando l'istruzione parentale? Lo leggiamo molto bene. L'intero ciclo di studi, sino alle soglie dell'università, possibilmente si può gestire fuori dalle istituzioni formali. Sarebbe la situazione più ideale, la situazione migliore per ciascun individuo, avere un percorso prestabilito per se stesso, personalizzato, cosa che di solito avviene appunto nell'istruzione parentale. Quindi tutte le scuole possono essere frequentate attraverso questa modalità. Oltretutto, le preoccupazioni che ancora molti hanno sul futuro dei ragazzi, degli individui che hanno seguito l'istruzione parentale, che poi si laureano, naturalmente l'università non ha nulla a che fare con l'istruzione parentale, quindi fino alle superiori sono stati homeschooled e poi appunto si laureano in una università normale. Di solito questi individui vengono dipinti come inabili a costituirsi membri attivi della società. In realtà però i dati che sono stati raccolti ormai ad almeno 10 anni dimostrano il contrario, cioè gli individui che hanno fatto l'istruzione parentale, che poi si laureano, sono i più attivi all'interno della società, da un punto di vista associativo, dell'impegno politico, del volontariato, ottengono anche risultati maggiori, migliori al lavoro. Perché? Per i motivi che abbiamo detto prima. Se hanno resistito tutti quegli anni in istruzione parentale fino alle superiori, vuol dire che i genitori sono stati in grado di portare avanti una circostanza del genere per così tanto tempo, vuol dire che la loro formazione è stata ben strutturata, sono stati più formati a livello emotivo anche in maniera più stabile, e sono più pronti a vivere la vita, sono più padroni di se stessi, della propria esistenza, di conseguenza quindi raggiungono appunto risultati migliori anche a livello sociale, al di là poi di tutte le misconcezioni che sono ancora presenti. Andiamo sull'ultimo punto. Anche chi ha bisogni speciali trae maggiori vantaggi dalla realtà parentale. Abbiamo accennato prima il fatto che va benissimo per tutti questa realtà parentale, va bene anche a maggior ragione per chi dispone di questi bisogni speciali e che quindi necessita di attenzioni in più. Bisogni speciali di qualsiasi tipo. Naturalmente, siccome è proprio nell'istruzione parentale che c'è un'attenzione maggiore nei confronti dell'individuo, ecco che chi ha bisogni speciali da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista dell'attenzione, dell'apprendimento, eccetera, può beneficiare maggiormente di una istruzione parentale piuttosto che di un'istruzione impartita dall'istituzione scolastica. Detto questo, allora vi do l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova lezione a scuola di homeschooling, e mi raccomando seguite il canale YouTube della FAPE. A presto da Ivan Fiorito.